Andrea Saliola, di Pixis, grazie mille per aver accettato l'intervista, è un piacere di conoscerti. Grazie a voi, è piacere mio. Inizierei chiedendoti di introdurti, presentarti liberamente, parlare di te e della tua startup. Sì, volentieri. Ciao a tutti, intanto io sono Andrea Saliola, CEO e co-founder di Pixis, che è una startup che è nata circa un anno e mezzo fa. Ci occupiamo di intelligenza artificiale e robotica nel settore della waste industry. Sviluppiamo tecnologie che rendono, diciamo, digitalizzano e aiutano il settore del waste a crescere al passo con l'innovazione. Siamo partiti con un robot in grado di raccogliere rifiuti all'interno dei contesti urbani e ora stiamo sviluppando diverse tecnologie per, diciamo, implementare, efficientare i servizi di raccolta rifiuti. Ok, allora, come ha iniziato e perché? Allora, come ho iniziato e perché è una bella domanda. Noi abbiamo iniziato in piena pandemia da Covid, perché eravamo appena usciti dall'università, ci eravamo appena laureati e abbiamo iniziato a lavorare da remoto sostanzialmente, io e Pierpaolo, coinvolgendo altri ragazzi. Sia io che Pierpaolo, che è l'altro co-founder, abbiamo studiato ingegneria edile e architettura all'Università di Tor Vergata. E, e diciamo che il motivo per cui abbiamo iniziato questo percorso imprenditoriale è perché immaginavamo di riuscire a intervenire nelle città con le nuove tecnologie, immaginando spazi responsivi che siano in grado di cambiare e aiutarci a combattere quelli che sono i problemi attuali in tema di sostenibilità e di logistica dei nostri spazi. E abbiamo iniziato cercando di forza, diciamo, ragazzi che fossero interessati, comunque volenterosi di aiutarci lato tecnico, quindi sviluppatori software, e da lì abbiamo iniziato a sviluppare i primi prototipi del robot. Ok, Il da dove... perché, che mi sono scordato di dirti, mi Ok. sono scordato di dirti il perché, per noi è venuto, cioè almeno per me è stato veramente naturale. Io, un po' perché vengo da una famiglia di imprenditori, da un certo punto di vista, e un po' perché mi è sempre piaciuto immaginare di riuscire a contribuire in prima persona con, con quello che si riesce a creare, no, nell'ecosistema imprenditoriale italiano, all'innovazione e allo sviluppo di questo paese, in Ok, qualche modo, in piccolo, ovviamente. assolutamente. Ok, da dove è venuta l'idea? Allora, l'idea è nata sempre in ambito universitario, a seguito di un workshop che io avevo fatto con Carlo Ratti Associati, lo studio di architettura di Carlo Ratti, in cui si cercava di immaginare quali fossero le applicazioni delle nuove tecnologie alla città e da lì abbiamo iniziato a pensare quali potessero essere, in quel caso specifico era la tecnologia del facial recognition per la Biennale di Shenzhen. Però da lì abbiamo iniziato a capire quale fosse il potenziale delle nuove tecnologie per cambiare effettivamente le nostre città. E quindi abbiamo immaginato una città che fosse, come vi dicevo, responsiva e da lì da questo concetto a alto livello siamo scesi più nel dettaglio per arrivare a creare un sistema nuovo che è fatto da un robot autonomo in grado di riconoscere i rifiuti a terra che si ricarica all'interno di una panchina a energia solare. E la panchina è un po' l'emblema, per noi era l'emblema della città perché è radicata sul territorio e quindi il sistema vive di vita propria all'interno del tessuto urbano. Questa era un po' l'idea. Ok. Allora, come avete reperito i primi fondi per iniziare? Allora, come un percorso classico di tutte le startup, i primi fondi che reperisci sono detti Family and Friends, e quindi sostanzialmente bussi alla porta dei tuoi amici e dei familiari
per presentargli un'idea che tu hai, e loro più per amore ti aiutano a finanziarti. Però questo ci è servito tanto perché siamo riusciti con quei soldi a fare i primi prototipi, e poi, essendo partiti come una startup hardware, quello che succede è che devi per forza creare qualcosa prima di andare dagli investitori, cioè dimostrare che il tuo prodotto esiste, che funziona e che può avere un impatto. Quindi a noi i soldi di Family and Friends ci sono serviti per creare questo primo prototipo. Da lì abbiamo iniziato a bussare alla porta di vari investitori nel panorama italiano, e alcuni hanno creduto in noi. Abbiamo chiuso un round pre-seed da 180.000 euro con Cassa Depositi e Prestiti, El Venture Group e Key Capital, che è un veicolo di investimento di Milano, e siamo partiti, diciamo, più a regime. Abbiamo ampliato il team e adesso stiamo aprendo un nuovo round di investimento un po' più corposo con altri investitori. Ok. Allora, nel tuo percorso lavorativo o imprenditoriale, prima di approdare a Pixis, hai avuto esperienze precedenti che non sono andate a buon fine, che non ti hanno portato dove volevi? Guarda, in realtà no, cioè, a livello imprenditoriale la prima cosa che io durante l'università lavoravo con mio padre nell'azienda di famiglia, ci occupiamo di costruzioni. Durante il corso di studi, che era ingegneria di architettura, mi ha aiutato anche a capire meglio quale fosse il tema del corso universitario, no? Sul campo. Però non ho mai iniziato un'azienda da zero, che ha una serie di implicazioni che non mi aspettavo. Però posso dirti che a livello di fallimenti, quello che ho sperimentato è che anche quando ci sei abituato, è comunque, da quando siamo partiti abbiamo fallito penso 1000 volte, no? Noi siamo partiti 2 anni fa, ma 1000 volte. Penso che poi come persone in generale tutti siamo abbastanza abituati al fallimento. Nasciamo come persone che bambini provano a camminare, cadono e si rialzano in continuazione. Quindi cioè, in realtà il fallimento è qualcosa che noi abbiamo dentro e lo sappiamo già come gestirlo. Il problema lì è che quando tiri su un'azienda, noi avevamo 2 anni fa 24 anni, i primi fallimenti sono stati più duri da razionalizzare che altro. Però adesso abbiamo un po' fatto la pelle sui fallimenti quotidiani che sono tutti i giorni, sia personali che poi sul team, no? Che sono comunque cose abbastanza normali, sono gestite in modo più maturo. E l'ho imparato sul campo. Prima non avevo esperienza di cosa volesse veramente fallire a livello imprenditoriale. Nella vita a volte sì, succede. Ok. Ok, parlando dell'annosa questione della, diciamo, chiamiamola diatriba tra mondo accademico e mondo lavorativo, Ah, è importante avere un buon livello di istruzione per avviare un business? allora, questa è un'altra bella domanda, perché allora, dal mio punto di vista, nella stragrande maggioranza dei casi bisogna essere preparati a livello accademico. Poi ci sono dei casi particolari, no? Se senti Elon Musk che dice che non fa niente se lasci l'università, o anche Bill Gates. Nella stragrande maggioranza dei casi la preparazione serve, perché ti serve una preparazione tecnica, ti serve una preparazione specifica, ti serve una preparazione che secondo me è ancora più importante, che ti dà l'università, è di farti le ossa su cose che poi ti ritrovi durante il lavoro come come carattere. Che l'università forma anche il carattere, no? Gli scontri con i fallimenti agli esami, con dei professori che non incontrano sempre le tue volontà. Devi metterti sui libri, quindi a nessuno, nella stragrande maggioranza dei casi, a nessuno piace mettersi sui libri H24, ma lo fai perché hai un obiettivo, e questa attitudine ti serve nel lavoro, perché poi dovrai sopportare un sacco soprattutto in generale in quello imprenditoriale, se sei tu in prima persona dovrai sopportare i fallimenti tuoi e quelli degli altri e reagire in modo, no, opportuno.
e quindi questo secondo me è molto importante all'università. La formazione dell'università a livello caratteriale è importantissima, oltre che ovviamente quella tecnica, perché se non sai fare la cosa su cui hai incentrato il business ti viene molto più difficile. Certo, ok. Allora, quali sono state le sfide principali che hai affrontato nel processo di avvio e di sviluppo della vostra azienda? Allora, le sfide principali sono state prevalentemente, essendo una startup che si occupa di sviluppare prodotti fisici, hardware, è stata proprio la creazione dei primi prototipi dal lato nostro, perché sono macchine complesse, no? Quindi noi ci siamo interfacciati con tutta una serie di problemi lato tecnico che sono stati risolti, ma che sono stati risolti in maniera comunque sudata. Però questo ci ha permesso di conoscere molto meglio il prodotto nel dettaglio e ad oggi abbiamo una consapevolezza maggiore. Però sicuramente la prima difficoltà è stata tecnica. La seconda, quando avvii un business, è incontrare la domanda del mercato, perché ti scontri con, a volte, nel vendere il tuo prodotto con tutta una serie di potenziali clienti a cui non interessa nulla e quindi hai dei rifiuti palesi che tu devi sopportare e a volte ti fanno anche mettere in dubbio quello che stai creando, no? Perché dici allora, che lo faccio a fare se non serve, se non risolve un problema? Per poi scoprire in realtà che con ostinazione e tenacia i risultati si ottengono e i problemi effettivamente che pensavi di dover risolvere li risolvi a qualcuno che è disposto a pagare per il tuo prodotto. Quindi diciamo sia dal lato tecnico che dal lato business i problemi sono sempre interfacciarsi con un prodotto che è nuovo e devi costruire tu da zero e incontrare la domanda di mercato e accettare i rifiuti delle persone e andare avanti. Certo. Ok. Durante il processo di avvio e sviluppo della vostra azienda avete avuto supporto da parte di esterni? Mi riferisco non soltanto in termini economici, ma anche in termini di mentorship, acceleratori, insomma. Certo, assolutamente sì, abbiamo ricevuto aiuti non in termini appunto di finanziamenti, ma anche in termini di sostegno dal punto di vista dello sviluppo business, che sono venuti prevalentemente da incubatori certificati con cui noi siamo in stretta relazione. Abbiamo fatto un percorso di pre-incubazione in I3P, che è l'incubatore del Politecnico di Torino, e poi abbiamo fatto un percorso di accelerazione con L-Venture, che si chiama Zero. I main partner erano Eni, Acea, Maire Tecnimont e Microsoft e Elis, con cui abbiamo sviluppato tutta la parte di impatto sostenibile. Il percorso si chiama Zero, è un percorso sulla sostenibilità ambientale, il cui investitori sono il Venture e CDP, e con tutti i partner abbiamo invece veicolato il nostro business sul vero impatto ambientale. No? Abbiamo capito quali sono le tecniche le strategie per avere un impatto ambientale positivo nel proprio business e quali sono anche le strategie di mercato per far crescere il business. E questo ci è servito tanto perché abbiamo concluso qualche mese fa e ci ha portato tanti risultati. Quindi il sostegno e l'aiuto servono sempre, perché da persone che hanno già vissuto tutta questa parte qui, questa fase di sviluppo, l'hanno vista in altri o l'hanno fatta in prima persona, sono in grado di darti consigli per accorciare i tempi e arrivare al risultato molto più in fretta. Ottimo. Ok, qual è stato il momento in cui vi siete resi conto che il vostro business stava andando nella direzione giusta, quindi era un business vincente, stavate sviluppando un prodotto di successo? Proprio quando non ricevi più i no, cioè ricevi più sì che no dai clienti, no? Cioè vedi che effettivamente quello che fai serve a qualcuno, gli risolvi un problema, gli migliora il servizio e quindi quella è una soddisfazione grande, perché è il
motivo per cui tu poi crei il prodotto, per risolvere i problemi delle persone, far crescere e far andare nella direzione giusta i tuoi clienti, quella che tu pensi e che loro credano sia con te la direzione giusta, e ricevere i sì e portare avanti test pilota, il prodotto sul mercato è il motivo ed è il punto che ti fa capire, ok, ci sono, sto facendo bene, non sono ancora di successo, perché il successo, sai, poi è molto altalenante, non possiamo mai definire il successo, però sai che giorno per giorno stai andando bene, stai crescendo e fai il tuo, e quindi hai un obiettivo chiaro, sai dove devi arrivare, e il sapere dove devi arrivare ti permette di creare, sviluppare, efficientare il prodotto, migliorarlo sempre per incontrare sempre di più la risposta dei tuoi interlocutori. Ok. Mi collego a questo punto alla domanda successiva che è abbastanza pertinente, una domanda di carattere un po' più filosofico. Cos'è, nella tua percezione, il successo? Cosa ritieni che sia avere successo? Ok, sì, come ti dicevo, il successo è un po' una parola complicata, no? Nel senso c'ha un sacco di sfaccettature. Quello che per me è il successo è il sentirsi realizzati e felici di fare quello che si fa, perché il successo deve essere personale, cioè non è una cosa che è legata dal mio punto di vista dei risultati economici e finanziari di un'azienda. Quello è una parte minima del successo. Quello che conta veramente è quando tu sei consapevole di essere felice e appagato di quello che fai, e quindi hai successo tutti i giorni per te, capito? Questa è secondo me la parte più importante del successo. Se fai un'azienda che sta andando benissimo, riesci a fare IPO e hai 1 miliardo di fatturato, però poi tu in prima persona non sei felice di lavorarci, allora non puoi essere una persona di successo. Assolutamente. Ok, venendo al discorso della pandemia, dunque voi vi siete costituiti a pandemia già iniziata, quindi non vi siete dovuti adattare, ma ha in qualche modo avuto un impatto sul vostro business, positivo o negativo? Guarda, noi abbiamo iniziato a lavorare durante la pandemia, quindi è stato difficile all'inizio, però come ti dicevo prima, cioè nel senso tutti gli anche la pandemia è stato un ostacolo per tutto il mondo, quindi per noi in piccolo, e lì per quello che ci competeva abbiamo messo in atto tutta la tenacia possibile per tenere, no, per tenere botta e continuare ad andare avanti, ed era più una questione di mindset, di focus sull'obiettivo, che ci ha quasi fatto scordare il problema della pandemia e continuare a lavorare, ok? Con tutte le difficoltà, però lavoravamo era come se fossimo dei automi, non so come dire, nel senso, ok, dobbiamo lavorare, sì, ci sentiamo per te, facciamo in tutti i modi per continuare a sentirci, mettere a terra il business, il prodotto, e quindi è stato più un problema che magari a volte veniva difficile e ti abbattevi perché eri proprio nel pieno di dover lanciare il business, e quindi il non vedersi è stato complicato, ma l'abbiamo superato con il carattere. Ok. Allora, pensando agli sviluppi futuri, in generale a che progetti avete adesso, sia sul breve che sul lungo termine? Sì, guarda, noi nel breve termine abbiamo un round di investimento da chiudere e un piano esecutivo a 18 mesi di sviluppo, di crescita aziendale. Saremo una società che farà prevalentemente software di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei rifiuti da dare in dotazione alle utility dei contesti urbani, e software per la navigazione autonoma delle macchine e veicoli industriali. Abbiamo un piano di crescita abbastanza stringente, sia lato HR, quindi piano assunzioni, che lato sviluppo prodotto, e lavoriamo con l'obiettivo di diventare
un'azienda di riferimento nel campo della tecnologia applicata nei 2 verticali che ti ho detto nel lungo periodo. Questo è un po' ad alto livello quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Ok. Vi piacerebbe a un certo punto diventare dei business angels? Allora, bella domanda anche questa, perché è un po' come che dovrei passare dall'altra parte, no? E quindi al momento non la vedo come una cosa che probabilmente mi piacerebbe fare. Mi piace più convincere loro di credere in me, perché poi è tutto quando parli con gli investitori devi convincerli che il tuo business funziona, con dati alla mano e con te che gli racconti dove vuoi arrivare. E quindi al momento no, ma sicuramente non lo escludo per il futuro. Sono più dalla parte di fare le cose materialmente piuttosto che scommettere e credere dall'altra parte nella persona che le fa. Ok, un'ultima domanda per concludere, e, questa è una domanda di respiro. Qual è per te una cosa, o anche più di una cosa è fondamentale per poter, per un business, per un'azienda? Quali sono quelle cose fondamentali che non dovrebbero mai mancare in un'azienda? Ok, allora, intanto vi dico, le cose fondamentali per iniziare un'azienda sono, innanzitutto ti serve una buona dose di incoscienza all'inizio, che ti serve per iniziare, okay? Che non è una parte molto razionale. Cioè, decidi, ok, vado, inizio, incoscienza. Quando ci sei dentro, ti serve il coraggio e la tenacia, è tutto carattere, tutto mindset più che altro, che ti devi sforzare a costruire, no? Ad allenare, ad abituare, perché nessuno, nemmeno io al momento ce l'ho, no? Ogni giorno devo migliorarmi per resistere e andare bene. Quindi ti serve incoscienza all'inizio e poi tenacia e resilienza mentre vai avanti. E all'interno di un'azienda serve un ecosistema sano, costruire un ambiente lavorativo che sia disteso, nel senso che non si deve avere stress nel lavorare e bisogna imparare a lavorare di gruppo, e bisogna lavorare sempre focalizzati su un obiettivo. Noi all'interno della nostra startup utilizziamo anche una parte digitale che ci permette di organizzare il lavoro, che sono questi sistemi che fanno fare per metodologia Scrum a sprint di 2 settimane, in cui noi organizziamo il lavoro a 2 settimane e ogni volta che qualcuno inizia a lavorare si usa un tool che fa vedere agli altri dove sta arrivando, cosa sta facendo, on doing e to do. Ok, si spostano le caselle, usiamo Trello in questo caso, però ce ne sono 1000 altri che ti aiutano ad avere anche un'organizzazione mentale a te in prima persona e poi di gruppo, perché l'importante è saper lavorare in gruppo in un business, con un focus, un obiettivo chiaro, giorno per giorno. Ok, perfetto. Andrea, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per l'intervista. È stato un piacere incontrarti. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere mio. A prestissimo. Ciao.